Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per questa primavera. Vi ricordo sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la primavera 2022. Wow, la morte. Cari amici del Toro, periodo di trasformazione, periodo di cambiamenti, periodo di rinnovamenti e direi che va giusto, a gioco, è in tema con il periodo della primavera che parla proprio di rinascita, di fioritura, di cambiamenti, okay? Qui si parla proprio di quello che è il lasciare indietro un qualche tipo di energia, un qualche tipo di situazione piuttosto che di pensiero, perché è una cosa che, non serve più fondamentalmente per il vostro percorso di crescita, okay? Andiamo a vedere nello specifico per gli amici del Toro perché abbiamo questa morte. Wow, eccola qua la morte. Allora, abbiamo 4 di coppe al contrario, torre al contrario, cavaliere di pentacoli al contrario e regina di pentacoli al contrario. Wow! Qui c'è una situazione importante. Ehm, Cavaliere di bastoni. Sento che è forte, che qualcuno è stato rifiutato o c'è la paura del rifiuto da parte di qualcuno. Per certi versi sento anche che c'è una sorta di taglio di necessità, infatti ve lo dicevo, è qui la morte. C'è questo taglio che dovrebbe essere fatto, che è quello che un po' dice la torre al contrario, ma che in realtà non viene fatto. C'è una sorta di c'è una situazione o una relazione da dover cambiare o da dover tagliare, okay? Mamma quante carte al contrario. Ne avete una dritta e vi giuro il mazzo è girato dritto, okay? Ehm, Dunque, 4 di coppe sento che parla fortemente di quello che è la paura di essere rifiutati. Ehm, Probabilmente c'è un qualche tipo di cambiamento che si ha la necessità di fare, c'è un qualche tipo di taglio, come dicevo prima, e non viene fatto. E con queste 2 figure anche al contrario, io sento che in realtà, non c'è proprio una sorta di avanzamento in quello che è un miglioramento, cioè, sento che in questa relazione, in questa situazione, comunque entrambe le parti in gioco, diciamo così, non si sentono nel proprio potere personale, okay, si vorrebbe fare quello che è un movimento in avanti, si vorrebbe fare quello che è un il prendere una decisione, okay, sento che, è come se verso così aprile, fine aprile, così maggio, inizio maggio, c'è la volontà di fare un movimento, c'è la volontà di andare avanti, da uscire un pochettino da questa situazione della torre rovesciata, cioè c'è bisogno di fare qualche cosa e avete anche un asso di denari, ma è rovesciato anche questo. Cioè sono tutte energie che portano, come vi posso dire, all'indietro invece che in avanti. È un periodo ben impegnativo devo dire, amici del Toro. Questo diavolo al contrario mi parla di un qualche tipo di manipolazione, la luna parla di delle proiezioni, parla di quelle che sono il lato inconscio, anche qui le paure inespresse che stanno venendo a galla. Sento che questo è un forte lavoro a livello interiore, a livello più che lasciare una situazione, bisogna lasciare certi modi di pensare secondo me, certi tipi di manipolazione, certi tipi di credenze limitanti. Bisogna lasciarsi indietro per qualcuno fa riferimento a qualche tipo di schiavitù volontaria, quindi magari come a un qualche tipo di dipendenza, a qualche non lo so, magari al gioco, piuttosto che al cibo, piuttosto che al fumo, al sesso, all'alcol, al cellulare, cioè, ci sono veramente tantissimi tipi di dipendenze, sento che è un po' ora di staccarsi da queste cose, okay? Ehm
Però ecco, sento forte questa attenzione. Ecco, quello che mi viene da dire, se siete single e non avete nessuno, attenzione a questo cavaliere di bastoni che potrebbe entrare verso metà periodo, okay, perché, in realtà questa persona sento che non vuole cominciare un qualche cosa di concreto o comunque questa energia non vuole cominciare qualche cosa di concreto e anzi potrebbe essere che se foste voi, siete voi che state cercando di manipolare qualcuno. Diversamente, se questa energia rappresenta qualcuno che entrerà nella vostra vita, potrebbe essere che cerchi proprio di manipolarvi attraverso le vostre paure. Quindi fate attenzione a chi vi si presenta davanti. Poi abbiamo un re di pentacoli al contrario, un 10 di spade, un re di bastoni, un asso di bastoni e un 4 di pentacoli. Allora questo re di bastoni questo re di pentacoli potrebbe far riferimento a un qualche tipo di sento che, ehm, allora è come se ci fosse qualcuno che sa, è consapevole, ma più che tutto sa perché si è informato, perché ha letto, perché si è fatto una cultura in tal campo, in tal senso, okay, ma è come se non mettesse in pratica tutte le cose che ha imparato. Probabilmente per non uscire da questa situazione, però guardate c'è di nuovo un 10 di spade che è la stessa energia della morte, quindi io sento che entro la fine della primavera un ciclo si andrà a chiudere, okay, e guardate, cascano proprio io le leggo in questo senso, okay, però, mi ha colpito questa cosa che sotto la torre rovesciata c'è un asso, quindi è un non inizio e un 10. Bisogna terminare questo ciclo, bisogna lasciarsi indietro la sofferenza di questa morte di questa torre, okay? Io sento che avete bisogno di riprendere in mano il vostro potere personale. Per qualcuno questo re di bastoni potrebbe essere una persona nuova che magari entra nella vostra vita, una persona alla quale fate riferimento. Sento mi parlano di amici, quindi potrebbe essere che è un amico o un'amica intorno a voi che vi dà una grossa mano a fare quel tipo di azione per uscire da questa situazione un po' così, un po' pesantina in realtà. Ma voi state tranquilli, nel senso che ogni cosa succede per un motivo, sarebbe bello che quando ci succede qualche cosa, invece di dire: "Perché è successo questo a me", si dica: "Perché è successo questo per me. Cosa posso imparare da quello che mi è successo", okay? Ricordatevi che tutto quello che ci succede sono delle prove che l'universo ci mette davanti, perché siamo qui per imparare delle lezioni, scusate, e nel caso non si imparino alla prima ci rimettono davanti le stesse situazioni o le stesse dinamiche fino a quando non si impara quel tipo di lezione. Voglio andare okay, grazie. Allora, il giudizio, il 4 di bastoni, l'asso di spade e il 2 di coppe. Ho chiesto di spiegare il diavolo. Io sento che qui qualcuno si è risvegliato e ha fatto una sorta di ordine mentali per quello che riguarda la stabilità e l'unione coniugale, l'unione di questi 2 soci, l'unione in questa sorta perché il 4 di bastoni fa riferimento proprio a un qualche tipo di stabilità o anche alla firma di contratti per qualcuno. E io sento che si è fatta chiarezza inerente a quest'unione. C'è il giudizio, quindi o magari per qualcuno arriverà una chiamata inerente a una casa, inerente a quello che è una convivenza, inerente a quello che potrebbe anche essere una proposta di matrimonio per qualcuno, ma non lo sento tanto sinceramente, anche se comunque la morte ricordiamo che non è che sempre cioè che deve essere sempre negativa, nel senso sì, normalmente lo è. Perché, si tratta di tagliare qualche cosa del passato, ma fondamentalmente parla di trasformazione, quindi potrebbe anche parlare del fatto che qualcuno da single, vada a convivere o riceva una proposta di matrimonio, perché comunque poi il 2 di coppe c'è e anche quello che è la comunicazione dell'asso di spade. Però per altri, sento che c'è questa sorta di presa di consapevolezza per quello che riguarda la stabilità della coppia, che sia coppia romantica, che sia coppia, in affari, Però ecco, il consiglio è: cercate di non farvi manipolare, imparate a lasciarvi indietro quello che sono le cose che non servono più, ma avete la morte, lo state già facendo o comunque
siete working in progress, ci state lavorando, state arrivando a capire. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine per vedere che cosa vi consigliano. Diciamo un consiglio finale. E che sento proprio che prima dovete concludere questo ciclo. Diversamente, nel senso una volta che avete concluso questo ciclo, questo asso di denari si gira poi al contrario, quindi diventa veramente un reale inizio concreto per un nuovo percorso di vita. Vi ricordo che comunque la stesa o il periodo che sia finisce con un asso di bastoni e mi parla di azione, di un'azione determinata, di un'azione comunque anche concreta. Quindi c'è forse un momento di défaillance in questa zona della lettura, però niente di grave, okay, tutto si risolve. Bene, andiamo a vedere le fatine, okay, abbiamo wow, prosperità. Quindi io sento che capirete qual è, diciamo, il verso giusto per affrontare le cose. Riuscirete a lasciarvi indietro quello che è la morte e non giudizio. Ecco, il discorso del non giudizio sento che è molto difficile applicarlo prima di tutto per se stessi. Okay? È molto difficile non giudicare se stessi, però le persone che giudicano tanto gli altri sono le prime che sono cattivissime con se stesse. Quindi potrebbe essere un consiglio delle carte di: fai attenzione a tutto quello che giudichi negli altri, perché la stessa cosa giudichi in te stesso o in te stessa. Okay? E le carte vi dicono semplicemente non giudicate. Prendi la cosa come un dato di fatto, osservala, la tieni d'occhio, però poi si lascia andare. Bene amici del Toro, questo è quello che ho per voi per questa primavera e vi faccio un grosso in bocca al lupo, perché comunque è un periodo insomma dinamico direi, okay? Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.